Da quando sono nati Souls abbiamo scoperto pian piano un nuovo tipo di narrazione, molto lontana e diversa dalle solite a cui il mercato videoludico ci aveva abituato fino a quel momento. Siamo in piena epoca PS3 Xbox 360. I giochi affollano gli scaffali dei negozi. Le software house sfornano videogame dalle trame sempre più complesse e il medium videoludico sembra quasi volersi fondere con il cinema, con picchi autoriali che rasentano un'opera cinematografica interattiva. Ma prima di iniziare, bentornati, sono Valier e sono una challenge runner nelle new hit di diversi titoli From Software. Su questo canale troverete divulgazione, approfondimenti e analisi su diversi titoli di quel pazzo incredibile mondo dei videogames. Ma tornando a noi, nel 2009 la cara vecchia From Software, semi sconosciuta ai più, se non per altre opere come Armored Core, sforna un prodotto atipico, frutto del genio assoluto di Hidetaka Miyazaki che porterà il genere alla consacrazione eterna qualche anno più tardi. Tralasciando il gameplay che in questa sede non andremo ad analizzare in maniera approfondita, il gioco presentava un modo assai particolare di narrare la sua trama. Sto parlando appunto di Demon's Souls, ma perché affrontare questo argomento? Sapete, non è cosa rara imbattersi in giocatori che all'epoca, come ora anche, sostengono di come i Souls siano privi di una storia. Altri invece, pur riconoscendo la presenza di una trama sottesa, ne ignorano volutamente il senso, trovandolo inutile, complicato e ai fini del gioco di pochissimo conto. Oggi sappiamo con certezza assoluta che non è così. E vi spiego il perché. Questo nuovo tipo di narrativa poneva nettamente le distanze con le opere citate poco fa, rendendo di fatto questa cosa possibile solo con un'opera videoludica. Quello di cui sto parlando e che vorrei affrontare in questo video è la cosiddetta narrativa silente o interattiva, che come mai prima di questo caso sfrutta a piene mani il concetto di lore. Il primo concetto utile da introdurre per definire uno schema narrativo canonico è un semplice schema composto da 4 elementi. Il primo, la performance o azione, o meglio passare da una situazione iniziale ad una finale. Il secondo, la competenza o la capacità di poter compiere quell'azione. Siamo letteralmente noi che muoviamo il personaggio all'interno del gioco. Il terzo, la manipolazione, ovvero l'essere messi al corrente su cosa fare e come farlo per ottenere ciò che si vuole. Infine, il quarto, la sanzione, ovvero la ricompensa per aver completato l'azione. Tutti i tipi di narrazione, compresa quella di Dark Souls, possono essere ricondotte a questi 4 elementi. Inoltre, questo approccio è un ottimo strumento per spiegare chiaramente il concetto di interattività dell'opera e il ruolo attivo del giocatore. Nei giochi appartenenti alla serie Souls, la narrazione è intrecciata direttamente con il mondo di gioco. Ma questo cosa vuol dire? Ci sono 3 modi principali in cui il giocatore può accedere alle informazioni narrative: attraverso i dialoghi pronunciati dai personaggi non giocanti, nelle descrizioni degli oggetti trovati sparsi per il mondo e dal design visivo del mondo stesso. Solo interagendo con tutti e 3 questi espedienti narrativi, il giocatore può iniziare ad ottenere un quadro più ampio della storia del gioco. E mai in nessun modo l'opera o l'autore costringono il giocatore a subire passivamente la narrazione. Pensateci un attimo, tutte o quasi le opere videoludiche classiche mostrano un processo narrativo simile alternando gameplay ai filmati, dove il giocatore è costretto, senza volerlo, ad interrompere il gioco. Questo i Souls non lo fanno mai. O quasi. Un altro fattore fondamentale legato alla narrativa è appunto la non divisione tra gli obiettivi obbligatori e facoltativi. Una novità dal punto di vista della narrazione, in quanto solo nel medium videoludico è possibile affrontare delle zone facoltative, che in giochi come Dark Souls non sono assolutamente trascurabili dal punto di vista della narrazione. Se prendiamo ad esempio un film o un libro, non possiamo percorrere delle strade accessorie ai fini del completamento della storia. Affrontare zone segrete e facoltative non è necessario al completamento del gioco, ma può in questo caso aiutarci a comprendere meglio parti di trama. Ma tornando a Demon's Souls, inizialmente concepito come quinto Kingsfield, diventato successivamente Demon's Souls grazie al contratto con Sony. È il capostipite che dona il nome all'ormai celebre genere, inaugurando il percorso che l'intera software house prenderà per i suoi action RPG futuri. Siamo a Boletaria, imprigionati nel Nexus, condotti per mano dalla fanciulla in nero che ci spingerà a fermare l'antico. Un potente demone che è stato risvegliato da Re Allant per poterne ottenere infinito potere. La narrazione comincia in un tempo antecedente la nostra venuta, spiegando brevemente il mondo in cui veniamo immersi, illustrando dove gli eventi avranno luogo e perché. Assieme a una trama non proprio chiarissima a primo impatto, vengono presentate delle figure chiave, alcune delle quali interagiranno direttamente o indirettamente con lui nel gioco.
Senza dilungarci troppo sulla trama, però possiamo evidenziare come questa ci viene presentata. Poche cutscene, pochissimi dialoghi, molti dei quali non spiegano granché, e descrizione fondamentale degli oggetti. Siamo ben lontani dalla complessa stratificazione che Miyazaki ci riserverà per il futuro, e a conti fatti questo titolo sembra essere parecchio più scarno rispetto ai suoi successori. La profondità narrativa del suo seguito spirituale è qualcosa di decisamente più stratificato, e lo vedremo a breve. Ciò nonostante, considero Demon's Souls come un diamante grezzo, avendone apprezzato la sua natura non rifinita e il suo valore inestimabile come opera di iniziazione per casa From. Questa resterà un'opera unica senza un seguito diretto, con una storia che si conclude in 2 possibili finali, in base alle scelte che faremo. Tutto sommato, rispetto a ciò che Miyazaki ci riserverà in seguito, siamo solo letteralmente all'inizio della sua grande opera. Se con Demon's Souls fu istituita questa nuova modalità narrativa, con delle descrizioni non eccessivamente elaborate degli oggetti di gioco, con Dark Souls questa meccanica diventa fondamentale, creando una narrativa propria e particolare che andrà a caratterizzare come un marchio di fabbrica tutti i titoli a seguire di casa From. Ma la vera genialità qui, come detto in precedenza, è che questo approccio consente al giocatore di interagire o meno con la storia quando vuole. Il gioco non interrompe mai il flusso per forzare la narrazione su di te, ti dà invece la possibilità di scegliere se addentrarti nella narrazione più profonda o semplicemente prendere il gioco per quello che è. Il celebre Dark Souls si differenzia in non poche cose dal suo predecessore, a partire dalla struttura stessa della mappa, che ne contamina inevitabilmente anche l'esperienza generale di gioco. Demon's Souls invece aveva una struttura più orizzontale, con il Nexus che funge da hub centrale, dove man mano si sbloccano le varie aree con l'avanzare della trama. Dark Souls invece ha una struttura più verticale e interconnessa, che restituisce un maggiore senso di libertà e coesione. A differenza di Demons, che da un lato ha una trama meno evoluta ma allo stesso tempo più ermetica, con Dark Souls abbiamo una sorta di cambio rotta. Siamo il non morto prescelto per recuperare le anime dei Lord e ripristinare la fiamma. Semplice, no? Eppure, nella sua semplicità, la trama evolve in percorsi inediti e molto più complessi. Abbiamo inoltre molte subquest e sottotrame, alcune delle quali trovano il loro compimento solo alla fine del 3° capitolo. Una delle più iconiche è la storia del primogenito di Gwyn e di Solaire di Astora. Un'intera community ha speculato per anni sul fatto che queste 2 figure fossero la stessa persona, arrivando a conoscere la verità solo al 3° capitolo. Porco puttana, Solaire era un merdone. Ma c'è una cosa fra tutte che rende Dark Souls un prodotto decisamente più riuscito rispetto al suo predecessore, ovvero un sapiente uso dell'isotopia narrativa che emerge in maniera più spiccata. Tra l'altro, ho letto queste e altre argomentazioni nel libro di Dimedio, Dark Souls, un mondo che si racconta in silenzio. Libro che consiglio caldamente a chiunque voglia saperne di più sulla costruzione narrativa dei Souls. Dimedio cita appunto l'isotopia narrativa secondo il modello di Greimas, ovvero, riportando alla lettera, l'isotopia, secondo Greimas, è un insieme di categorie semantiche ridondanti che rendono possibile la lettura uniforme di una storia. La narrazione di Dark Souls ci offre 3 isotopi ben chiari e riconoscibili fin dall'inizio, e tutto in seguito non farà altro che darci conferma di questo. Per semplicità li definiremo temi. Abbiamo il tema del re e dei cavalieri, abbiamo il tema della morte e dell'oscurità, abbiamo il tema delle fiamme e del purgatorio. Questi temi o isotopi ci accompagneranno per tutta la durata della storia fino a Dark Souls 3, rendendo di fatto, tramite il ripetersi di questi argomenti, il mondo e la lore più veri e coerenti. I 3 isotopi ci vengono presentati sin da subito, già dalle prime scene. Abbiamo il tema del re e dei cavalieri, il cui rappresentante è Lord Gwyn, quello della morte e dell'oscurità con Nito e quello delle fiamme con la strega Aizalit. Ma vi starete chiedendo, questo modello narrativo come riesce ad esplicare tutto il suo potenziale? Come un giocatore dovrebbe approcciarsi a questo modello narrativo? Non sarebbe più facile ignorare tutto ciò che c'è di superfluo? Assolutamente no! E ve lo dimostro con un piccolo esempio preso appunto dal libro di Dimedio che ne fa da dimostrazione anche per altri. Vi ricordate di Havel, vero? Qual è la sua storia e come ne veniamo a conoscenza? Andiamo con ordine. Fonte 1. Descrizione della chiave della stanza dove è rinchiuso Havel. Una volta un uomo divenuto ormai vuoto, venne rinchiuso da un caro amico per il suo bene.
Fonte 2. Descrizione dell'anello di Havel. Il cavaliere Havel la Roccia era amico e compare di Gwyn ai tempi della grande guerra contro i draghi. Fonte 3. Descrizione dell'anima della farfalla della luna. La farfalla è un costrutto artificiale creato da Sith, il senza scaglie. Fonte 4. Osservazione. Havel combatteva con un gigantesco dente di drago, quindi, per deduzione obliqua, li cacciava. A questo punto prendiamo le storie di ciascuna zona e le confrontiamo assieme, cercando di ricostruire il puzzle. Se tutto corrisponde, allora abbiamo effettivamente ricostruito la narrazione o parte di essa. Proviamo a ricostruire la storia di Havel. Il prode cavaliere, fidato amico di Lord Gwyn, prese parte alla guerra contro i draghi, vivendone in prima persona i drammi e gli orrori del tempo. Quando Sith, un drago, tradì la sua razza e si alleò con Lord Gwyn. Havel non digerì la cosa. Quando scoprì degli esperimenti e degli orrori che il drago albino conduceva in segreto, impazzì, diventando vuoto. Il suo amico Gwyn, in memoria del loro legame, non lo fece giustiziare, ma lo rinchiuse in una torre. Ma, a dispetto di ciò, la chiave è in possesso di uno dei costrutti di Sith, come a beffarsi di quel prode leale cavaliere impazzito per il dolore. Questo è uno dei molteplici casi in cui possiamo ricostruire parte della trama mediante l'analisi delle varie fonti disseminate per il gioco. Anche in questo caso, come possiamo notare, gli isotopi sono ben evidenti con il ciclo dei re e dei cavalieri, impersonificati da Lord Gwyn ed Havel. Dark Souls infine espande il concetto di narrativa silente ed interattiva e lo eleva forse a vette mai raggiunte prima, perfezionando la formula introdotta dal suo predecessore Demon Souls. Io personalmente adoro questo stile narrativo e lo trovo, paradossalmente, molto più immersivo ed intrigante rispetto agli altri più classici. Perdermi in ragionamenti ricostruendo tutte quelle storie e trame nascoste è per me parte dell'esperienza ludica e, come il gameplay fa nel suo ambito, mette alla prova tutte le abilità logico-deduttive dei giocatori. Arrivati a questo punto vi chiederete giustamente perché abbia deciso di riempirvi la testa di queste nozioni. Beh, questo video è una grossa introduzione a quello che sarà il focus del nostro prossimo argomento. Abbiamo la trama, la lore, la narrativa silente e chi più ne ha ne metta. Ma al giocatore appassionato dei Souls, quello che passa ore e ore e ore a leggersi ogni descrizione di quell'interminabile lista di oggetti che il gioco gli offre, e magari è anche inconsapevole di una costruzione narrativa così complessa, perché ne apprezza così tanto la trama e il suo modo di essere raccontata? Cosa lo spinge ad approfondire così tanto la storia, spesso superando anche i limiti del gioco stesso, prestando attenzione ad ogni singolo pixel che lo circonda? Ve lo spiegherò nel prossimo video. E voi, come la pensate? Qual è stato per voi il gioco o la storia che avete apprezzato di più con questo tipo di narrativa? Questo video introduce una serie di analisi più approfondite sulla struttura narrativa dei vari Souls, che mi piacerebbe portare prossimamente su questo canale. Spero abbiate apprezzato e fatemi sapere qual è il prossimo titolo che volete che approfondisca. Se il video ti è piaciuto, ricordati di lasciare un like e iscriverti al canale. Alla prossima!